Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Spero che vada tutto bene. Sarà una settimana, penso, interessante per il Forex. Infatti oggi andremo a vedere magari qualche setup possibile per la settimana. E niente, direi di passare subito a grafico. Ci andiamo immediatamente. Spostiamo un po' con la luce perché sennò non vedo niente. Ok, in modo tale che anche voi riusciate a vedere qualcosina. Allora, primo pair che pensavo potesse essere interessante è USD JPY. Allora, come potete vedere, tecnicamente siamo in una sorta di bull run, ok? Però, come potete vedere negli ultimi giorni ha fatto dei movimenti forti a ribasso e soprattutto nel 4 ore è andato a rompere una struttura, questa, che era colei che ha iniziato a fare tutte le rotture, quindi questa rottura e così via. Quindi questo qui era probabilmente una delle ultime zone, togliamo la cosa sotto, grazie, scusatemi questa. Questa qua era una zona che in teoria poteva essere interessante per un rialzo, invece l'ha rotta completamente, probabilmente andando a mitigare questa zona qua, perché qua c'era stato un accumulo, quindi liquidità, caccia per poi andare a rialzo e cosa ha fatto? Ha fatto il retest della zona di liquidità, questa qua, vediamo se riesco ad evidenziarlo, questa zona qua, essenzialmente. Questa zona qua era quella di liquidità, quindi è andato a prendersela, come potete vedere. Allora, magari possiamo anche segnare, vediamo. Questa zona qua, dai, prendiamo i corpi. Questa zona qua sarebbe il retest, essenzialmente. Ora, cosa mi aspetto? Questa qui è stata l'ultima candela buy prima del movimento sell. Ci sono vari scenari. Ci potrebbe essere un retest di questa della BOS, ok? Che troviamo al 38, quindi con il numero 80, psicologico, fantastico, e che rappresenta anche l'apertura della candelina, dell'ultima candelina, e sta tra il 71 e il 78%, quindi molto interessante come zona. Se noi andiamo anche, dovrebbe essere addirittura nel 15 minuti, esatto. Come potete vedere nei 15 minuti abbiamo anche la chiusura, cioè scusatemi, l'apertura di questa candelina con annesso anche la chiusura di questo piccolo imbalance, piccolo 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 piccolo. Ora, c'è anche questa zona che mi può interessare, siccome a prescindere se noi volessimo mettere un'operazione qua, dovremmo andare a prendere fino qua sopra come stop loss e sarebbero, ah no, beh, 15, facciamo 16 pips. Allora, questa potrebbe essere una nostra prima operazione. Ok, anzi, potremmo anche pretendere di andare un po' più in basso e magari arrivare prima qui, in questa zona qua, e poi arrivare addirittura fino a queste zone qua un po' più profonde. Però adesso vediamo. Quindi questa sarebbe una prima possibile entrata e poi avevo segnato tutta questa zona che corrisponde bene o male al stop loss della zona che abbiamo appena inserito, magari stringiamola, e quindi potremmo andare a lavorare in questa maniera, magari appunto subito dopo lo stop loss, quindi magari 53, tac, e andare a mettere lo stop sopra la nostra zona interessata, farei 24 pips. Ovviamente cosa significa questo? Significa che se noi vogliamo andare ad aprire due posizioni uguali, innanzitutto il primo TP deve essere questo. Ok. Se noi vogliamo andare ad aprire due posizioni dentro uno stesso pair, dovremo ridurre il rischio 0,5% e perché me la fa così larga ancora non ho capito, e 0,5%, in modo tale da non rischiare troppo più dell'1%. Possiamo fare anche 0,75, 0,75, è un po' a discrezione vostra, diciamo. Quindi questa qui è la prima, è il primo pair che mi piacerebbe vedere in una maniera del genere. Poi avremmo Euro USD perché anche oggi tutti i pair dell'euro hanno fatto un bel volo.
Allora, Euro USD tecnicamente potremmo andarci a prendere tutta questa zona, ma noi nel momento in cui andiamo a ridurre gli spazi, magari vediamo anche su 15 minuti cosa abbiamo. Abbiamo questa bellissima last candle, quindi che si andrebbe a ridurre così. Però, qua è già stato mitigato, quindi cosa manca come mitigazione? Solo il corpo, che corrisponde anche a tutta questa zona di possibile resistenza. Ecco qua, dove c'è la riga tratteggiata sarebbe la entry. Come potete vedere, tocca molto spesso questa zona sia come supporto che come resistenza, e quindi è molto buona come posizione. Potremmo anche pretendere di fare 22-27, 1-0-2-27 con, facciamo 10 pips di stop, giusto per stare tranquilli. Quindi questo qui 37 già avevo segnato, perfetto. Quindi questo qui è il secondo setup. Non penso, forse Euro GBP, però. Allora, siamo arrivati a una bella zona questa, che era una zona in 5 minuti di un possibile rialzo. Infatti ha avuto una reazione nella riga rossa, che sarebbe zona di 5 minuti che andiamo a vedere subito, di possibile rialzo. Perché? Perché andava a prendere il 50% della candela istituzionale e l'ha toccata molto bene, oserei dire, molto bene. L'unico problema adesso è che ci troviamo in un downtrend, palesemente, palesemente. Questa zona, questa qua tutta verde, non reggerà, poco ma sicuro. Però cosa può succedere? Intanto potremmo pensare a un possibile ritracciamento. Ormai questa zona con molte probabilità è andata ormai. Perché? Perché c'è questa zona qua di molto interesse, non buy ma sell. C'è questa zona di interesse sell, che vediamo se andiamo a stringere il campo. Abbiamo questa zona qua di inefficienza con un bel non supporto, sì, diciamo supporto del BOS. Queste qua le tolgo, che erano le possibili zone di inversione, che sono state rotte decisamente tanto. Questa zona qua è nel 67, quindi oserei dire che magari potremmo andare verso il 65, esatto. Anzi, farei anche 0,60 e 0,60, ok, con chiusura in efficienza 2 ore. Poi vediamo se c'è qualcos'altro. In teoria ci potrebbe essere questa l'asta un po' più in alto, però a dire il vero mi piace di più questa zona. Questa qua la teniamo così, in caso in futuro potesse servirci. Quindi l'ideale sarebbe avere un ritracciamento fino a questa zona qua, fino al 65, al 60, scusate, con uno stop loss sopra questa zona di 16 pips, siccome abbiamo detto che questa zona con molte probabilità, perdonatemi, non regge, per andarci a prendere, allora, TP1 sarà questo, non controllo, ecco qua, questo sarà TP1, questo sarà TP2 e questo qui potrebbe essere il TP finale. Vediamo se ce l'ho, TP finale, no. Facciamo così, TP finale, ok, facciamo magari così, save as TP final, tac. Quindi una bella operazione da un possibile, facciamo 190 pips, da possibile 190 pips con un rischio di rendimento a 1,1187. Ora bisogna vedere come arriva nella zona qua che abbiamo evidenziato, dentro questa zona come ci arriva innanzitutto, e se arriva forte in questa zona andremo a calcolare questa, perché qua, siccome noi eravamo entrati in una zona un po' più bassa qua dentro, se non mi ricordo male, poi è andata a chiudere, come ho scritto qua, in efficienza in H2. Per questo sto usando H2, perché
vedo che è molto utile come time frame, come potete vedere preciso l'ha preso, la chiusura dell'inefficienza, per poi scendere. Se avessi visto prima probabilmente avrei preso una grandissima entry e adesso eravamo un bel po' in profitto con 172 pips, non è male in 6 giorni. Ora, questa qua è una possibile zona, magari mi metto l'allertino qui in modo tale da controllare nei prossimi giorni. Direi che questo era tutto per questo video. Vediamo se spostare un po'. Ok, vediamo. Questo era tutto per questo video. Spero che vi sia piaciuto. Cerco sempre di portarvi dei contenuti che possono essere all'altezza, soprattutto della mia audience. E vi chiedo cortesemente un like, un commento. Perché? Perché mi piacciono i feedback perché possono aiutarmi a crescere, sia come YouTuber che come trader che come qualsiasi cosa. Quindi lasciate un commento, un bel like, fate un bel gesto per qualcuno anche oggi. Noi ci vediamo venerdì, mi sono un attimo perso con i giorni. Noi ci vediamo venerdì con il prossimo video. Ciao a tutti!